Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento della lettura generale per il prossimo semestre 2023. La lettura la trovate già online ed è nella sezione della playlist dell'oroscopo annuale e stagionale ed è quella con la copertina azzurra, quella generale per capirci. Gli altri sono tutti approfondimenti. Bene, come sempre prima di cominciare vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e per capire come unire questi oroscopi trovate una guida sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti per voi. Ragazzi, partiamo da un 3 di coppe, un fante di pentacoli, un 2 di coppe, la carta della luna e l'imperatore. Devo dire che con questo 3 di coppe si parte da dei risultati, da una situazione, diciamo, che ha raggiunto una sua abbondanza, diciamo così. Mm? Abbiamo anche il fante di pentacoli, normalmente è una carta che parla di nuovi inizi, quindi andiamo a vedere poi con i mini tarocchi di che cosa si tratta, ma se considerate, diciamo, che avete anche il matto, che è proprio una carta che parla di nuovi inizi, ci potrebbe essere un nuovo lavoro magari per qualcuno, un nuovo progetto, potrebbe anche essere un nuovo percorso di studi, che magari potrebbe aiutarvi ad ampliare il lavoro che avete già o direttamente a cambiare lavoro, dipende dalla situazione che avete. Abbiamo poi questo 2 di coppe, ragazzi, e vi dico che è una carta di compromessi. Qui sento che il compromesso lo dovrete prendere con voi stessi, però. È come se aveste bisogno come vi posso dire, di andare a tappe, mi viene da dirvi. Andiamo a vederlo poi con i mini tarocchi. Abbiamo anche la carta della luna. Allora, io devo dire che molte persone qui con la carta della luna potrebbero avere un sogno a cui, sì, a cui dedicano energie, insomma. Può essere un sogno lavorativo o potrebbe essere magari semplicemente un sogno personale. Sta di fatto che quando c'è la carta della luna ci sono delle verità che si vedono a metà. Quindi fate attenzione a delle eventuali proiezioni, cioè magari state o vedendo più nero di quello che è o vedendo più rosa di quello che è. Comunque terminiamo poi la linea con un imperatore e vi dico che l'imperatore è proprio la carta del potere materiale. Quindi è una carta che indica stabilità, che indica qualche cosa che è concreto, qualche cosa che è anche abbondante. Iniziavamo già da una situazione di abbondanza. Se per esempio avete iniziato da poco una nuova attività, avete proposto un nuovo servizio, un nuovo prodotto, insomma, è come se nel prossimo semestre doveste imparare a vederci chiaro, imparare a maneggiare questo nuovo risultato per riuscire ad arrivare all'imperatore e alla stabilità. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Vediamo cosa riesco a dirvi di più. 5 di bastoni e 2 di spade al contrario. È come se fossero finiti dei litigi, delle discussioni, dei dubbi. Sì, secondo me si è arrivato qui a un'unità, a un qualche tipo di risultato con questo 3 di coppe. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 3 di spade e carro al contrario. Allora, io qui ho come la sensazione che stiate un po' valutando che direzione dare o alla vostra vita lavorativa o ad un progetto in particolare. Ripeto, quando c'è un fante di pentacoli è perché è come se ci fosse un nuovo approccio, ehm, potrebbe anche essere un nuovo interesse.
Fatemelo sapere nei commenti. Sta di fatto che bisogna uscire da questa impasse, da questa situazione di fermo di cui ci parla il carro e il 3 di spade. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un re di coppe e un altro fante di pentacoli. Ragazzi, se avete dei nuovi progetti, vi consiglio di proteggerli fino a quando non sarete ben sicuri. Cioè, qui il compromesso io credo che sia tra la parte emotiva e la parte materiale, cioè tra quello che vorreste fare e quello che potete fare. D'altro canto abbiamo due figure, quindi qui ci potrebbe essere un compromesso tra un padre e un figlio, per esempio. Qui effettivamente c'è un gruppo, non è detto che sia quindi padre e figlio, potrebbe essere anche un capo, un superiore. Andiamo a vedere la luna. Asso di denari, re di pentacoli al contrario e 3 di bastoni al contrario. Ragazzi, io sento che è come se vi state avviando a qualche cosa di nuovo. Tenete presente che quando c'è il matto è qualcosa di genuino, qualcosa di fresco, perché comunque avete un asso di denari, ma è come se dovesse ancora imparare bene a gestire eventualmente la vendita del prodotto, come si chiama? La produzione del prodotto, quindi magari dovete capire in azienda come riuscire a velocizzare, per esempio, il prodotto o questo nuovo servizio, ipotesi, è come se doveste ancora maneggiarlo bene. In effetti vi dico, avete un asso di denari, c'è un dono, è come se qualcuno qui vi potesse aiutare a trovare un giusto compromesso per arrivare a questo imperatore, ma avete la carta della luna. C'è qualche cosa qui che state sottovalutando o che non state vedendo. Tenete presente che la carta quando ci sono delle proiezioni, normalmente perché ci sono anche delle credenze limitanti, ok? Quindi fate, come vi posso dire, una sorta di analisi perché c'è qualche cosa che non vi fa espandere o nel vostro modo di vedere o la luna molte volte parla anche di paure. Quindi è lecito, soprattutto visto che abbiamo un 2 un 3 di spade, che abbiate paura in questo nuovo percorso, in questo nuovo inizio, potrebbe essere una nuova azienda. Però state sereni, le paure non vanno, la paura non va nascosta, non va buttata in un angolino, va vista, riconosciuta, vista e integrata, perché non serve a niente far finta che non ci sia, perché in realtà c'è. Andiamo a vedere l'imperatore. 10 di pentacoli e 8 di bastoni. Ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno, se per esempio queste due figure fossero un genitore e un figlio, è come se ci fosse qualcuno, cioè il figlio in questo caso, con questa nuova idea. Ed è un po' come se vi dicessero di trovare un compromesso tra il tempo che dedicate a questa nuova idea e il tempo che dedicate magari in famiglia, all'azienda se non è un padre del capo, per esempio. È come se vi dicessero di non dire a nessuno di questo vostro piccolo impero. Piccolo perché siamo working in progress, abbiamo un asso qui e qui siete ancora in fase di studio su come muovervi. Però con questo tipo di abbinamento è come se vi dicessero di non dire niente a nessuno.
Per qualcuno può essere che non ci sia l'appoggio della famiglia o dei vostri superiori. Dunque, ragazzi, se, diciamo, se avete un'attività autonoma, questo potrebbe essere un nuovo inizio. Un inizio, io sento, o appunto con un nuovo prodotto o con un nuovo servizio che voi volete proporre. Vi dico, le potenzialità di riuscita ci sono, ma è come se ci fosse energia stagnante. Dovete muovere l'energia, ragazzi. E in effetti il carro qui è al contrario, non c'è movimento. Cioè, avere le idee va bene, ma poi bisogna anche agire, no? Ed è un po' quello che vi dice il matto. Fate attenzione perché il matto è quella carta che vi dice che c'è impulsività. È una carta che ricorda i bambini si fanno prendere dalle emozioni e dall'impulso del momento. E anche il fante, in un certo senso, rappresenta i bambini. Quindi è come se ci fosse una sorta di giovinezza in quello che è o il proporre il progetto o il servizio che voi volete proporre. Dovete studiare di più, dovete lavorare di più, togliere certe proiezioni perché questo successo, questo progetto abbia effettivamente successo. Però è come se vi dicessero di non condividere con nessuno per adesso queste idee, perché è come se le persone intorno a voi non vi appoggiassero. Se siete senza lavoro, ragazzi, vi dico, potrebbero arrivare degli accordi, non ci sono, diciamo, perché in realtà poi avete l'imperatore è una carta di stabilità, ok? Ma avendo il 10 di pentacoli al contrario, è come se non ci fosse un contratto a livello di indeterminato. Potrebbe essere un contratto, magari di quelli a tempo determinato, che diciamo per un buon periodo potrebbero rinnovarsi, potrebbe rinnovarsi. Però ragazzi, allora vi ho detto, se siete autonomi, se siete senza lavoro, se siete dipendenti, allora se siete dipendenti, se siete dipendenti ragazzi, qui ho come la sensazione che vi dicano di farvi i fatti vostri. Potrebbero esserci delle questioni un po' spinose con dei colleghi, in effetti, anche se apparentemente, diciamo, si sono calmate le acque. Però cercate dei compromessi, magari proprio col capo, col vostro superiore, va bene? Io mi occupo anche di quella cosa lì, però insomma, dammi qualche cosa in cambio. Per quello che riguarda il lato economico, ragazzi, lo sento in equilibrio. Potrebbe esserci qualche tipo di, diciamo, picco nella seconda parte del 2023 perché l'asso di denari è sempre un dono, è qualche cosa di inaspettato che arriva dal cielo. Non necessariamente sono soldi, anche se è un asso di denari. Potrebbero anche essere opportunità, o non lo so, magari anche semplicemente degli regali, però potrebbe esserci questa opportunità e poi comunque avendo l'imperatore a fine stesa, che è proprio una carta di potere materiale, cioè insomma, vi sento comunque nella stabilità e anche nell'abbondanza con questo imperatore, devo dire. Magari il contratto non sarà, ripeto, continuativo, scusate, indeterminato, ma sarà continuativo. Se per caso avete questioni di eredità in ballo, qui vi consigliano un po' di studiare la situazione e di offrire quel qualche cosa in più per far sì di riuscire a concludere il contratto. Fate attenzione perché con la luna e l'otto di bastoni al contrario potrebbero esserci delle cose che non sapete, che non vengono a galla, o magari siete voi che non le volete dire. Fatemelo sapere poi nei commenti. Bene, andiamo a vedere una fatina.
co-creazione e vi fa vedere una fatina che sta immaginando quello che vuole creare. Ed è una carta che vi ricorda di osservare e anche controllare un po' i pensieri che fate, perché è da lì che parte il vostro creare la realtà. E poi abbiamo buona volontà. Questa fatina ha un fascio di luce che esce dal terzo occhio e illumina questo mondo. Quindi è un po' come il focalizzate l'obiettivo. Fante di pentacoli. Se volete raggiungere una promozione o avete un determinato risultato in testa, è come se vi dicessero di fare dei lavori di visualizzazione, dei lavori di manifestazione. Cercate sulla legge di attrazione, sulla legge di assunzione, perché praticamente sono due carte che parlano di co-creare, di visualizzare, di focalizzare l'obiettivo. Mm? Andiamo a vedere ancora un con, vediamo che cosa vi dicono ancora. Grazie. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Sostituite la parola acqua con energia. La stessa energia in mano a persone solari e pulite viene utilizzata in un certo modo. La stessa energia in mano a persone avvelenate, invidiose, magari con della rabbia repressa, viene utilizzata in un altro modo. È un po' come se vi dicessero di fare attenzione a come, scusate, a come usate l'energia. Bene. Anche perché qui avete la luna è sempre una carta che parla di sentimenti un po' tristi, un po' pesantini, un po' di proiezione appunto. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio le energie del prossimo semestre. Potete farmelo sempre sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione o con un commento. A me piace sempre leggere i vostri commenti. Se poi volete supportare attivamente il canale potete fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che le fasce di prezzo per l'abbonamento sono due, quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale, mentre la fascia di prezzo più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale e personale. Il diciamo percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito su misura sulla persona ed è basato sulla riprogrammazione del subconscio fondamentalmente, sull'individuare le credenze limitanti per poi andare a riprogrammare il subconscio. Ma è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!